Vai. Fatto un danno terribile. Brucia. Andri, si rovina col pane, No, no. Piace lui. Andrea bravo.
Buongiorno a tutti, eccoci ragazzi. Oggi vi faccio vedere il Cold Steel Bushranger. Come avete visto dal clima natalizio, dalle altre parti nel pezzo precedente del video, che era girato in estate, questo coltello lo possiedo ormai da svariati mesi. Ho voluto aspettare prima di farvi una recensione, appunto perché volevo usare il coltello per più tempo, più a fondo. Parliamo appunto del Cold Steel Bushranger, la versione quella Pro se vogliamo, e cioè in acciaio CPM S35 VN, vedete, col blocco Triad Lock, ok? Questo coltello devo dire appunto ce l'ho da diversi mesi, nonostante sembri in ottimo stato. Come avete visto nel video l'ho strapazzato veramente bene, perché volevo proprio testarlo. L'ho preso usato, quindi a un prezzo abbastanza conveniente. Il coltello all'arrivo, come vedete del video, ci ho tenuto proprio, io non l'avevo ancora utilizzato, mi è arrivato probabilmente anche per quel precedente proprietario, diciamo, non so, magari era un perfezionista eccetera, ha deciso di venderlo. Aveva un leggerissimo gioco antero-posteriore, ma proprio una roba minima, probabilmente dovuto al fatto che nei tagli, diciamo, questo punto qua forse non sono stati precisissimi, però mi aveva assicurato di non averlo mai usato e appunto, oppure la molla interna, se è un pochettino più lasca, crea probabilmente questo. Non è saldo, per esempio io se ho saldissimo, nel senso il mio Code 4 non si muove veramente di 1 mm. Il Bushranger è arrivato, questo qui, praticamente con questo lievissimo gioco antero-posteriore da nuovo. Quindi mi sono detto, allora andiamo a vedere se questo gioco praticamente migliora, peggiora, il coltello va in 1000 pezzi, vediamo quanto resiste. Beh ragazzi, avete visto nel video, praticamente sono partito da lavoretti leggeri fino ad arrivare a fare batoning su della legna che era ultra stagionata, era legna di 2-3 anni, aveva preso il sole in centro Italia poi, quindi era praticamente pietra, era durissima. Avete visto con che tronco batonavo sulla punta del coltello, il coltello non ha preso più gioco minimamente, in senso laterale non ne ha nulla, aveva questo lievissimo gioco antero-posteriore, ma che non è peggiorato, non è aumentato, niente, quindi è proprio un discorso di praticamente di tagli, di assemblaggio, ma comunque sia, avendo il Triad Lock, praticamente una volta che è innescato il Triad Lock, anche se a livello di precisione c'è questo lievissimo roba millimetrica gioco, ma non si sblocca niente. L'ho fatto proprio perché volevo vedere se si sarebbe sbloccato, quindi prendetelo proprio come un test, ok? Volevo proprio vedere se si sarebbe sbloccato, se avrebbe aumentato il gioco, se si sarebbe spezzato. Il coltello ha resistito veramente all'impossibile. Per chi non conoscesse, questo appunto è il Bushranger, la versione, passatemi il termine, Pro, quella più costosa, manico in G10, lavorato molto bene, molto ergonomico, blocco Triad Lock, la lama è lunga 9 cm circa, 9 cm, 8,8, coltello spesso 4 mm, vedete che ha anche un bello spessore. Al filo era leggermente più spesso rispetto ad altri Cold Steel che ho avuto, nel taglio da nuovo era leggermente più
era un pochettino più spesso, il filo. Io gli ho dato una leggerissima ripassata, ma veramente poco. Adesso non l'ho riportato a rasoio, ma il coltello taglia veramente benissimo, come vedete, nonostante le mazzate che ha preso. In questi mesi poi ho continuato a usarlo su cibo, l'ho usato praticamente in moltissimi compiti, quindi diciamo, passando oltre alla fissa del lievissimo gioco con cui mi è arrivato, devo dire che sono strasoddisfatto. Il coltello, per essere un chiudibile, ha resistito veramente a della roba pazzesca, perché comunque colpi su un legno così secco e duro usciva giusto un pezzettino di punta. Il coltello è perfetto, perfetto, l'acciaio ha tenuto benissimo, praticamente si riaffila anche benissimo, basta veramente una passata di ceramica e questo diventa un rasoio. Adesso sono un po' scomodo perché per essere a favore di telecamera il coltello gli basta veramente una passatina sulla ceramica e questo qui diventa un rasoio, ragazzi. Guardate qua, si vede male, ma guardate. Rasoio, ragazzi, rasoio. Ormai sono rimasto senza peli a furia di... Guardate che roba. Vediamo di qua se riesco a far vedere bene. Un dannatissimo bisturi, ragazzi. 2 passate di ceramica. Guardate che roba. È un chiudibile bello, con questa punta clip point Bowie, quindi ottimo per tagliare la carne, processare selvaggina. È un coltello, diciamo, che comunque è abbastanza robusto, ha il suo peso, non è di quei coltelli ultra leggeri, ma è veramente robusto. Il manico è sagomato benissimo, lo vedete, segue proprio anatomicamente la dimensione della mano. Non è enorme, ma non è nemmeno piccolo piccolo. È un coltello molto bello. Non è cartellato, nel senso che quindi avete il pivot, avete le guancette in G10, ma dentro non ci sono anime o cartelle come su molti coltelli della Cold Steel. Ma le cartelle in G10 comunque sono sufficientemente robuste per resistere ai vari compiti e oltre, quelli che dovrebbe fare un chiudibile e oltre. Il dorso è fruibile col Fire Steel perché è bello squadrato. Un bel coltello, costa abbastanza. Questo difetto io l'ho preso usato, quindi sinceramente non sono stato a muovere garanzie, non garanzie, anche perché poi l'ho voluto testare apposta. Diciamo che
costa intorno ai 180 euro, non è proprio, potrebbe costare qualcosina meno secondo me, per diciamo anche in base ad altri prodotti. Comunque sia, considerando la qualità dell'acciaio che è ottima, ha tenuto veramente benissimo nel tempo, tenuto del filo eccezionale, è un acciaio di ultima generazione, quindi la versione sinderizzata è la miglioria praticamente dell'S30V, il CPM S35V, vedete qua, e produzione Taiwan, come ormai tutta la produzione di folder, quasi tutti della Cold Steel. Coltello molto molto bello, la clip come in tanti Cold Steel è un pochettino dura, ma alla fine si riesce a usare tranquillamente, si può avere la possibilità di attaccarla da questa parte, qui c'è un foro per il lacciolo. Diciamo che per il prezzo questo gioco, chi me l'ha venduto mi aveva assicurato di non averlo mai usato, è una cosa che per i puristi potrebbe un po' stonare, diciamo. Forse il controllo qualità un pelettino è calato, chissà, su certi modelli, non lo so. Comunque sia, è più una cosa di perfezionismo, perché al lato pratico il coltello, per il prezzo comunque sia, si ha un coltello, parliamoci chiaro, dalla qualità dell'acciaio al tipo di blocco, al design veramente bello e sfruttabile. Che dire ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Da me e dal Cold Steel Bushranger è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!